Il tango è nato tra il sangue e la disperazione, nelle bettole, non nei teatri, e i suoi primi eroi erano criminali, non ballerini, non musicisti, ma uomini col coltello in tasca e lo sguardo duro, e donne che la morale del tempo avrebbe voluto cancellare. Il tango, prima di essere un ballo, è stato un linguaggio silenzioso fra i dannati delle periferie. E parte del suo fascino, quello più viscerale, più potente, lo deve proprio a ciò che per anni è stato considerato il suo più grande difetto. Essere nato in luoghi sporchi, violenti, marginali, posti in cui la distinzione fra legalità e illegalità era, diciamo così, piuttosto sfumata. È lì che il tango inizia a prendere forma, e lo fa in un contesto popolato da personaggi difficili da classificare. Non tutti criminali, certo, ma neanche dei santi. Gente che vive ai margini, che spesso aggira la legge, e attorno a queste figure si costruisce un alone, un'aura, che affascina e inquieta allo stesso tempo. Per questo il tango era considerato un ballo tabù. Perché, diciamolo chiaramente, allora come oggi, i criminali esercitano un certo magnetismo. Piacevole o meno che sia, la loro vita è spesso più avventurosa, più misteriosa, più carica di tensione rispetto a quella di una persona qualsiasi. E anche molto più breve. Ma attenzione, dire malavita è troppo generico. Chi erano davvero queste persone? Cosa li ha resi tanto leggendari da entrare nei testi dei tanghi e nella mitologia popolare? In questo ciclo di 3 puntate esploreremo i personaggi oscuri del tango, quelli che, nel bene o nel male, hanno lasciato il segno. La storia di oggi quindi ci riporta un po' più indietro nel tempo, al tango delle origini, quello proibito, quasi maledetto, sporco, diretto e crudo, come la città dove è nato, come le persone che popolavano le sue notti, osannati, temuti ed emulati, oggi come allora. Io sono Fabrizio Tomei e questo è Royal Black Swan. Benvenuti nel lato oscuro del tango. Allora, Buenos Aires. Agli albori dell'Ottocento è una città giovane, inquieta. Già dalla sua fondazione è un posto strano perché ha 2 anime che convivono e si scontrano. Da una parte c'è il porto, l'apertura al mondo, il commercio, le navi che arrivano da ogni dove, e dall'altra c'è il nulla, la pampa. Una frontiera selvaggia, indomita, violenta. Un luogo dove la legge fatica ad arrivare. Ecco, la nostra storia nasce proprio da questo equilibrio fragile, sospeso fra civiltà e disordine, o se preferite, fra civiltà e barbarie, come dicevano loro, che rende fin da subito la città un luogo carico di tensioni, di contrasti e di storie straordinarie. E poi, a fine Ottocento, l'Argentina esplode. Dopo anni di guerre e conquiste, come la brutale conquista del deserto con cui si era annessa alla Patagonia, il paese raggiunge la sua massima espansione e diventa la principale potenza economica del Sud America. Grano e carne trainano l'economia e servono braccia. Tante. Ma i campi e il bestiame, per quanto sterminati, non bastano per tutti. E chi non trova lavoro, per non morire di fame, si riversa nell'unico posto dove può sperare di costruirsi un futuro: la città. Buenos Aires diventa quindi una città spaccata in 2 fra popolazione ricca e popolazione povera. Da una parte i quartieri eleganti come Retiro e Recoleta, dall'altra zone popolari come San Telmo e La Boca. E tutto intorno i sobborghi, le oriscias, le periferie. Zone confuse, pericolose, dove la città si sfilaccia e inizia il nulla delle pampas. È lì che la miseria prende forma grazie alle masse di spiantati, di immigrati e senza tetto venuti da ogni parte del mondo e che per sopravvivere sono disposti a tutto.
La società per bene li chiama con disprezzo gli orisceros, i periferici, quelli che vivono ai margini, e quasi subito il termine diventa sinonimo di criminalità. Per la Buenos Aires che conta, chiunque viva ai margini della città, chiunque sia un oriscero, è quindi automaticamente anche un criminale. Il che non significa ovviamente che fosse davvero così. La criminalità era in effetti molto diffusa, ma era quel tipo di criminalità tipica dei quartieri poveri, quella che nasce per fame, quella che dilaga in mezzo ai disperati, la stessa che anche oggi crea le gang nei ghetti. Una società molto dickensiana, se vogliamo, dove vivevano nello stesso fango persone oneste e criminali. Tutti poveri, tutti disperati e tutti pronti a fare qualsiasi cosa, anche gli onesti, pur di sopravvivere. Nell'Ottocento quindi le minacce all'ordine pubblico non si annidano nel centro città, ma stanno lì, nelle Orishas. E dove i campi si trasformano in insediamenti confusi, nascono le pulperias, osterie improvvisate, grezze, sporche e rumorose. Si beve, si gioca d'azzardo, si litiga. E tra una rissa e un bicchiere si balla, oltre ad altri generi popolari, anche una musica strana, una forma embrionale che un giorno si chiamerà tango. Ma questo loro non lo sanno ancora. Ora evitiamo fin da subito di romanzare. Erano posti squallidi. Luoghi di povertà estrema, carichi di tensione, dove bastava uno sguardo sbagliato per far volare un coltello e lasciarci la pelle. Anche perché molti di quelli che vivono lì portano con sé le abitudini rudi dei gauchos e il senso d'onore delle tribù indigene. Ma poi il mondo cambia di nuovo. Lo abbiamo detto, Buenos Aires esplode, ma la valanga migratoria non si ferma. A fine Ottocento in Argentina arrivano nuove ondate di immigrati europei, la città cresce, si deforma, in una parola, cambia. E cambia anche la paura. All'improvviso i nemici dell'ordine non sono più solo gli orisceros, ora sono anche i nuovi arrivati, e la stampa e la politica cominciano a dire che è colpa loro se la criminalità aumenta. E in parte è anche vero. Ma nel complesso è una nuova narrazione, figlia della paura e del cambiamento. È in questo crocevia incandescente che comincia a prendere forma qualcosa che durerà nel tempo. Un'evoluzione lenta che cresce insieme alla società civile e che vedrà nascere una serie di figure legate all'altro mondo, quello della malavita, che saranno i primi veri protagonisti a plasmare il nuovo ballo che si sta creando, il tango. È naturale quindi che le storie e i protagonisti di quell'ambiente finiscano anche nei primi testi delle canzoni di tango. C'è da dire che erano personaggi interessanti, perché, diciamolo, la vita di un operaio o di uno stivatore del porto, per quanto dignitosa, non ha certo la stessa forza drammatica di un ex delinquente redento o di una cortigiana con un passato burrascoso. E infatti dei loro vissuti si trova traccia non solo nei tanghi, ma anche nei copioni teatrali e perfino nella narrativa popolare. Ma chi erano davvero queste figure? Alcune le conoscete già se avete visto i video precedenti. I niños bien patoteros, i figli di buona famiglia che facevano i bulli di quartiere, le madame, le regine delle case chiuse e ovviamente le ragazze, le lavoratrici di quegli ambienti. Se ve li siete persi, potete recuperarli nei link qui sopra o sotto in descrizione. Ma gli altri? Chi erano? È a loro che oggi stiamo per dare un volto, e per farlo dobbiamo seguire una gerarchia ben precisa. Tutto comincia da lui, il gaucho, figura leggendaria, simbolo di libertà, coraggio e solitudine, e una delle icone più profonde dell'identità argentina. Il gaucho è l'uomo della pampa. Selvaggia, infinita, battuta dal vento, dove l'orizzonte non finisce mai. Vive all'aperto, con addosso solo i suoi vestiti e forse, a volte, una compagna. È, con tutte le debite differenze, l'equivalente sudamericano del cowboy, ma con uno spirito più malinconico e un senso dell'onore portato all'estremo. In origine il termine gaucho indicava un uomo rude, solitario, senza beni né padroni. Viaggiava leggero, con pochi oggetti, vivendo in simbiosi con la natura e con il bestiame brado, fidandosi solo del proprio cavallo, della propria donna, se c'era, e della sua abilità con il coltello.
Non si sa molto sulle origini sociali dei gauchos. Secondo diversi storici, molti erano discendenti di schiavi neri o meticci, quindi nati dall'unione fra spagnoli e popolazioni indigene. Quello che è certo è che non appartenevano alla società strutturata, anzi, la rifiutavano. Erano analfabeti, nomadi, allergici a ogni tipo di autorità, liberi per vocazione, una libertà che, però, comportava anche povertà e solitudine. Per vivere spesso si arrangiavano con il furto di bestiame di cui poi vendevano la pelle, mentre con il resto dell'animale ci facevano ciò che serviva per sopravvivere. Il loro tratto fondamentale, oltre la rudezza, era il coraggio, che per loro era quasi una religione e che si rifletteva nella lotta quotidiana contro una natura selvaggia e spietata e dove la sopravvivenza si conquistava giorno per giorno. A volte naturalmente non combattono solo contro la natura, ma contro gli altri uomini, e quando lo fanno, il principio che li guida è sempre lo stesso. Si combatte fino alla fine con ferocia, con onore e senza compromessi. La natura e la guerra sono, in fondo, solo dei mezzi per dimostrare a tutti che tipo di uomo sei, quanto vali. Molti infatti verranno arruolati nelle guerre di indipendenza contro la Spagna, aiutando l'Argentina a raggiungere la vittoria. Ma, come spesso succede, finita la guerra verranno dimenticati, anzi sacrificati, emarginati dallo stesso Stato che avevano difeso e aiutato a vincere. Il punto di rottura arriva nella seconda metà dell'Ottocento, quando le Pampas, le terre che abitavano, vengono distribuite agli immigrati europei e agli aristocratici locali. I gauchos ne restano fuori, perdono le terre, la loro casa e con esse quindi la propria identità. La maggior parte è costretta ad abbandonare tutto e a riversarsi ai margini urbani, cioè le orishas, e lì si mescolano con gli altri orisheros. Per i gauchos è la fine di un'epoca, un trauma che porteranno con loro per tutta la vita e che si riverserà nella nuova esistenza che saranno costretti a condurre. Una vita dura, marginale, ma anche piena di simboli, di malinconie e di gesti. Una vita che sarà la scintilla primigenia di tutto quello che verrà dopo. Immaginate di camminare per le strade polverose di Buenos Aires alla fine dell'Ottocento. È sera. Le luci a gas illuminano appena i marciapiedi. Nei quartieri popolari, lontano dai salotti eleganti dell'élite, c'è un'umanità che vive, che lotta, che resiste. In questi barrios dominati spesso da un caudillo, una sorta di boss locale che controlla il territorio, si aggira una figura tanto affascinante quanto temuta. Il guapo, che però spesso viene identificato anche con un altro termine che lo rende celebre. Il compadre. Il compadre è il successore, l'evoluzione, l'alter ego urbano del gaucho, un cavaliere solitario, anche se il cavallo ormai non c'è più, che porta con sé il codice d'onore della Pampa, ma lo applica in un contesto urbano. Del gaucho porta con sé il dolore della perdita del proprio posto nel mondo, questa sensazione di cercare un senso alla propria condizione di vita. Senso che egli cerca di dare attraverso l'onore, la violenza e il controllo del suo barrio. Ora, il termine compadre, che in origine voleva semplicemente dire padrino nel senso familiare del termine, nel linguaggio popolare argentino diventa qualcosa di più. Diventa un titolo d'onore. Indica l'uomo forte, coraggioso, rispettato, un uomo su cui si può contare, soprattutto in ambienti dove la legge arriva poco e tardi. I compadres vivono all'inizio per lo più in quartieri periferici, La Boca, Barracas, Parque Patricios, e diventano da subito delle figure riconoscibili. Vestono in modo curato, con uno stile tutto loro, panuelo al collo, scarpe col tacco alto che ne rendono il passo quasi teatrale, cappello inclinato detto fungi o ciambergo e spesso una sigaretta sempre accesa fra le labbra. Non parlano molto, ma sono i migliori a usare il coltello. Godendo del proprio status hanno spesso molte donne e, si intende, non tutte libere. Spesso o non lavorano per scelta o se lo fanno lavori di fatica, ad esempio nei mataderos, i macelli, oppure sono coinvolti nella politica.
ma quella sporca, criminale, facendo da guardaspalla a qualche politico locale. È lui quindi che gestisce i brogli elettorali, le minacce e i regolamenti di conti. Eppure non sono solo uomini violenti. La loro autorità nasce da qualcosa di più. Nel quartiere il compadre è una presenza nobile, un punto di riferimento. È colui che ha un codice, che mantiene le promesse e che protegge. Nel barrio non è la legge, ma è lui che fa rispettare le regole, che però sono le sue regole. Ogni barrio può avere un solo compadre, tuttavia a volte può capitare che per noia o per riaffermare il proprio prestigio un compadre sconfini nel territorio di un altro e gli lanci una sfida alla quale nessun compadre può sottrarsi come impone il loro codice d'onore. I duelli potevano essere di diverso tipo, ma il più usato è forse quello che viene chiamato duello crioscio, un rituale ben preciso in cui i due avversari si legano una gamba a quella dell'altro tramite una cintura che li bloccava dalla caviglia e poi si tirano fuori i coltelli. Solo chi sopravviveva da vincitore conservava il proprio prestigio e la fama. È ovvio che con regole di vita come queste, chi riesce a diventare anziano diventa una leggenda, un patriarca del barrio, ancora più ascoltato, rispettato e temuto. Il compadre è, insomma, una figura carismatica ma anche tragica. Come scrive Miguel V. Echevarne, il compadre è un uomo che ha il coraggio come valore fondamentale, ma non ha più un nemico contro cui battersi, non ha più la natura da sfidare. E allora quell'energia si comprime, si spegne dentro, diventa frustrazione, malinconia. Spesso degenera in violenza e omicidi e, in qualche caso, diventa tango. Per il compadre, essere il migliore in tutto significa esserlo anche, se non soprattutto, nel saper ballare il tango. Per il codice morale dell'epoca si può dire che in un certo senso, se sapevi farti valere sulla pista da ballo, voleva dire che sapevi farti valere anche nella vita. I vari perché, se volete, sono nel video qua sopra. Per cui il compadre era giudicato il miglior ballerino di tango nel quartiere dove risiedeva e comandava. Non solo. Se il tango ancora oggi ha certe cifre stilistiche, lo si deve anche a lui. È lui che porta nel tango l'atteggiamento teatrale, i gesti netti, la tensione fisica. È lui che compare nelle canzoni come icona maschile stanca, di orgoglio ferito, eterno simbolo dell'uomo che non ha più un posto, ma non si arrende. E con questo si chiude la prima parte del nostro viaggio nel mondo oscuro dei personaggi del tango. Oggi abbiamo esplorato la parte alta della gerarchia criminale, la testa, e abbiamo visto come si è formata questa piramide sociale che ha influenzato molto più di quanto si pensi le origini del tango. Ma il meglio, o forse il peggio, deve ancora arrivare. Nel prossimo episodio scenderemo gradino dopo gradino nel cuore pulsante di questo universo fino a toccare il fondo della scala, dove abitano i volti più spietati e brutali di questo sottobosco criminale. Se siete arrivati fin qui, grazie di cuore. E se volete capire un po' di più di questo contesto storico e sociale, di quella Buenos Aires di quegli anni, vi rimando a questo video che ho fatto proprio su questo argomento. Per il resto lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima puntata. A presto.